Ciao ragazzi, it's Alisa, not Alyssa, e oggi cercherò di dire gli scioglilingua più difficili che ci sono in italiano. Quindi su Instagram vi ho chiesto di mandarvi tutti gli scioglilingua che ci sono, che sono più difficili, e così cercherò di pronunciarli bene. Vediamo cosa succede. Allora, io sono canadese, non sono madrelingua italiana, quindi questo dovrebbe essere ancora più difficile. Prima di iniziare, se volete andare su Patreon e supportare il mio canale, potete andare lì perché ci sono un sacco di contenuti esclusivi. C'è anche un podcast sul mio Patreon, quindi se volete fare pratica con l'inglese, con la pronuncia, c'è quel podcast lì. Detto questo, iniziamo. Quindi su Instagram mi avete mandato un sacco di scioglilingua e quindi adesso cercherò di dire il più possibile. Allora, il primo: gli vuoi quei kiwi? E se non vuoi quei kiwi, che kiwi vuoi? Ok, forse lo devo dire un po' più veloce. Quindi, gli vuoi quei kiwi? E se non vuoi quei kiwi, che kiwi... Allora, aspetta. Gli vuoi quei kiwi? E se non vuoi quei kiwi, che kiwi vuoi? Gli vuoi quei kiwi? E se non vuoi quei kiwi, che kiwi vuoi? Allora, non era male forse quella volta. Il prossimo è: 33 trentini andarono a Trento, tutti e 33 trotterellando. Questo mi sa che l'ho provato quando stavo imparando l'italiano e lo trovavo molto difficile perché di solito con le R dipende, può essere molto difficile per me. Invece questo non l'ho trovato difficilissimo questa volta. Provo forse anche più veloce. 33 trentine andarono a Trento, tutti... Ok, aspetta. 33 trentine andarono a Trento, tutti e 33 trotterellando. Sì, perché poi devo concentrarmi anche sulle doppie, quindi non è proprio semplice. Apro lo stipo, prendo lo spicchio, poso lo spicchio, chiudo lo stipo. Stipo vuol dire sportello. Non lo so, questo non l'ho trovato difficile. Poi ditemi voi se voi lo trovate difficile. Allora, rifaccio, forse anche più veloce. Apro lo stipo, prendo lo spicchio, poso lo spicchio, chiudo lo stipo. Anzi, lo trovo facile. È una cosa interessante perché a volte le cose che sono facili per me non sono facili per i madrelingua. Per esempio, quella famosa parola che tutti mi chiedono di dire: precipite volissimo volmente. Dicono tutti che è difficile. Invece per me, non so perché, non lo trovo difficile. Il prossimo: sopra la panca la capra campa. Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa. Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa. Alla fine sì, capra crepa, quello è un po' difficile. Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa. Però comunque non è... Boh, ci sono scioglilingua che secondo me in inglese, che sono più difficili per me. Secondo me, se voi riuscite a trovare uno con tante R, tante L e tante N, quelli mi fanno un casino assurdo. Per esempio, nella parola parlare, o non lo so, parole così che hanno le L, N, R vicini, mi fa un casino. Quindi se trovate uno così io sono finita. Francesco dal Frascame. Allora, io non so dove mettere l'accento in questa parola, ma comunque frasche toglie per mescolarle con le fresche foglie. Guglielmo coglie ghiaia dagli scogli scagliandola tra 1000 gorgogli. Il problema con questo è che devo leggere piano perché ci sono tutte quelle parole con la SC, la GH che per noi sì, ok? Se sto dicendo parole facili che uso ogni giorno non c'è problema. Invece se sto leggendo un sacco di parole nuove, quello mi fa un po' di casino. Francesco dal frascame, frasche toglie per mescolarle con le fresche foglie. Guglielmo coglie ghiaia dagli scogli scagliandola tra 1000 gorgogli. Non so se sono difficili da pronunciare, più che altro sono difficili da leggere e capire cosa devo dire. Allora, mi ha dato anche una rara rana no, questo è difficile. Una rara rana... Vi ricordate 2 secondi fa quando ho detto la R, la N, la L? Questo sarà difficile. Allora, ce la posso fare. Una rara rana nera sull'arena errò una sera. Una rara rana bianca sull'arena errò un po' stanca. Ok, se lo dico un po' piano ce la faccio. Cerco di farlo un po' più velocemente. Allora, ecco perché devo pensare, ce l'hai chiusa, l'hai aperta. Allora, una rara rana... no.
Una rara rana nera, perché mi viene l'istinto di dire ranna, non so perché è più facile. Una rara rana nera sull'arena errò una sera, una rara rana bianca sull'arena errò un po' stanca. Madonna. Apelle figlio d'Apollo fece una palla di pelle di pollo. Tutti i pesci vennero a galla per vedere la palla di pelle di pollo fatta da Pelle figlio d'Apollo. Allora, rifaccio più veloce. Apelle figlio d'Apollo fece una palla di pelle di pollo. Tutti i pesci vennero a galla per vedere la palla di pelle di pollo fatta da Pelle figlio d'Apollo. Ce l'ho fatta? Non lo so. Ditemi voi. Ah, quello dell'arcivescovo, però lo devo controllare. Eccolo. Allora, se l'arcivescovo di Costantinopoli si disarcivescostantinopolizzasse, vi disarcivescostantinopolizzereste per disarcivescostantinopolizzare lui. Ci sono tante versioni di questo. Il problema, secondo me, qui non è la pronuncia, è il fatto che c'è una parola così lunga che io non riesco a seguire e vedere. Avete visto come è fatto così? Perché non vedo manco dove sono. Se l'arcivescovo di Costantinopoli si disarcivescostantinopolizzasse, vi disarcivescostantinopolizzereste per disarcivescostantinopolizzare lui. Non è che è difficile da dire, però dato che c'è una parola lunga così, questo non è il tedesco, io non sono abituata, quindi è un po' difficile. Ok. Eva dava l'uva ad Ava, Ava dava l'uova ad Eva, era Eva e prima d'uva, mentre Ava è prima d'uova. Allora, più veloce però. Eva dava l'uva no, aspetta. Eva dava l'uva ad Ava, Ava dava l'uova ad Eva, ora Eva è prima d'uva, mentre Ava è prima d'uova. Faccio fatica a dirlo velocemente allora. Eva dava l'uva ad Ava, Ava dava l'uova ad Eva, ora Eva è prima d'uva, mentre Ava è prima d'uova. Ok, vabbè. Non male, penso. Date un pezzo di pane a questo povero pazzo cane, date un pezzo di pane a questo povero cane pazzo. No, questo non è difficile, forse lo devo dire un po' più veloce. Date un pezzo di pane a questo povero pazzo cane, date un pezzo di pane a questo povero cane pazzo. Ah, non lo so. Io non lo trovo super difficile. 3 tigri contro 3 tigri, 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 3 tigri contro 3 tigri. Devo dire che questo è molto difficile. Il Papa pesa il pepe a Pisa, Pisa pesa il pepe al Papa. Il Papa pesa il pepe a Pisa, Pisa pesa il pepe al Papa. L'ho detto bene o l'ho detto male? Il Papa pesa il pepe a Pisa, Pisa pesa il pepe al Papa. A che serve la serva e si conservi la conserva? Se la serva quando serve non si serve la conserva. Io ho notato che sto muovendo le mani un sacco in questo video, quindi sicuramente qualcuno... No, tutti diranno, perché ultimamente sotto i miei video vedo sempre che gesticolo un sacco, però io sono sempre stata così, non so perché. Andiamo avanti. Sul tagliere l'aglio taglia... Aspetta. Sul tagliere l'aglio taglia... Sul tagliere l'aglio taglia, non tagliare la tovaglia non è aglio, se la taglia fai uno sbaglio. Quelli che per me erano difficili sono quelli che comunque quelle parole che faccio già fatica a pronunciare, già di mio, perché quando, come detto prima, c'è la R, la N e la L, i cini, mi fa un casino, quindi... Più che altro quello, però forse stavo leggendo troppo piano, forse non stavo pronunciando bene, non ho idea. Però è stato divertente, quindi spero che vi sia piaciuto questo video. Vi ripeto, se volete supportare il mio canale potete andare su Patreon, che lì ci sono un sacco di contenuti esclusivi. Ragazzi, mettete un bel mi piace sotto questo video, lasciate un commento, attivate le notifiche, che è molto importante. E grazie a tutti i miei patrons che supportano il mio canale ogni mese, vi voglio bene. E niente ragazzi, fatemi sapere cosa pensate nei commenti, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!